buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui a questo Teseus Policy sul ruolo dello Stato nella protezione degli asset strategici con un focus sulla cyber security. Grazie per essere qui in questa giornata diciamo intensa al Politecnico di Torino che ha visto diciamo con Sonego e Nargiso questa mattina il tennis. Tra l'altro abbiamo inaugurato ieri una mostra molto bella a dire il vero sulla tecnologia e nell'utilizzo della tecnologia nel corso del tempo nelle racchette da tennis, che è in Sala Immastrada in sede centrale, quindi a due passi, che vi suggerisco di visitare in questa settimana di ATP Finals e avremo un altro dialogo con Flavia Pennetta venerdì. Oggi pomeriggio anche il direttore del Museo Egizio, Cristian Greco, ci ha parlato delle trasformazioni del museo e del rinnovamento del museo, che verrà inaugurato dal Presidente Mattarella il 20 e mi fa piacere segnalare che dal 20 al 22 di novembre il Museo Egizio sarà liberamente accessibile. Non dirò gratuitamente perché ha assunto diciamo, una connotazione peculiare in Italia, ma sarà liberamente accessibile. E oggi questa sera con questo Teseus Policy parliamo di un tema in realtà piuttosto caldo, diciamo, relativamente anche alla politica nazionale, tra diciamo, proposta di modifica del regolamento europeo e appunto modifiche, possibili riforme alla disciplina nazionale sul Golden Power, di cui si è letto in questi giorni sui giornali e su Formiche in particolare, cioè il tema del controllo diciamo, degli investimenti esteri diretti. Questo tema di oggi è originato dal completamento di un rapporto che è disponibile, c'è il QR code, ci sono alcune copie cartacee, che si chiama Conoscere per tutelare, spunti di metodo per una più efficace individuazione degli asset strategici in tema di sicurezza cibernetica, ma vi parlerò brevemente della sua genesi. Questo rapporto è un rapporto di ricerca, una ricerca condotta dalla Società Italiana Organizzazioni Internazionali di la SIOI, la sezione Piemonte Val d'Aosta, con il centro Teseus appunto del Politecnico di Torino, sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con il suo bando Geopolitica e Tecnologia, che l'anno passato appunto ha sostenuto alcuni progetti all'incrocio, e questo è un dato di innovazione che mi piace sottolineare, appunto tra tecnologia e aspetti relativi alla geopolitica. Trattiamo in queste 2 ore lo dicevo, in generale di poteri speciali dello Stato, della disciplina dei poteri speciali dello Stato, in particolare applicati alla cybersicurezza. Il tema è quello del cosiddetto appunto Golden Power, che permette all'esecutivo nell'ambito del quadro normativo dell'Unione Europea, citavo appunto questo regolamento del 2019, del quale vi sono peraltro alcune proposte di modifica. La materia è quella del controllo degli investimenti esteri diretti e questa disciplina permette al governo di esercitare poteri speciali nella gestione di imprese che operano in determinati settori strategici, anche in occasione di operazioni di acquisizione di partecipazione da parte di soggetti terzi. E tali poteri consistono, tra le altre
cose, nella facoltà di dettare condizioni all'acquisto di partecipazioni, porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie, opporsi all'acquisto di partecipazioni. Allora, il Golden Power nasce in realtà in ambito economico, la Golden Share, quando sono state fatte le privatizzazioni. Questa disciplina in realtà predata quella europea, evidentemente, del 1994. E poi, e qui è l'aspetto interessante in una scuola di tecnologia, si trasferisce dal mero ambito economico di partecipazione azionaria in realtà appunto diciamo a settori strategici che sempre di più riguardano l'utilizzo delle tecnologie. Per questo oggi in particolare la cybersicurezza. Quindi dalla Golden Share alla Golden Power significa che acquisisce molto rilievo la tecnologia. Il tema, diciamo, anche analizzato nel rapporto, ma qui verrà presentato dopo di me da Costanza Gagliesi, da Lorenzo Grossio e da Cecilia Nota, Costanza del Politecnico di Torino, Lorenzo e Cecilia dell'Università di Torino, ed è stato molto bello, istruttivo lavorare assieme e anche di questo siamo grati alla compagnia. Il tema è, come dire, in primo luogo se un'impresa target opera in un settore che rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del Golden Power, l'asset presenta carattere strategico per il Paese, e poi se l'asset diciamo presenta carattere strategico, se l'operazione societaria in oggetto è tale da recare pregiudizio agli interessi pubblici sottesi. Allora, parto dalla seconda domanda. La seconda domanda è, come dire, ha un'intrinseca componente discrezionale, che non vuol dire arbitrio, ma è connaturata, diciamo, all'esercizio di quelli che i politologi come me chiamano i core state powers, i poteri core dello Stato, e questo è tema, diciamo, del dominio più alto della politica. Cioè, i principi chiamati in ballo sono evidentemente quelli della responsiveness e quelli dell'accountability. La prima domanda è un po', diciamo, più tecnica, nel senso che riguarda una valutazione relativa al carattere strategico dei singoli asset, e questo chiama in causa uno screening di questi asset, e come tale probabilmente non dovrebbe essere come dire, lasciata a una valutazione pienamente, puramente discrezionale da parte del governo. L'idea è quella di avere dei chiari e predeterminati criteri per individuare i contorni di questi settori strategici. Ci siamo accorti nell'analisi che questo, ma ne discuteremo oggi, relativamente alla cybersicurezza, diciamo questa metodologia di screening non è molto sviluppata, ecco. E da questo è nato in realtà l'idea di questa ricerca, che viene peraltro da come dire, conversazioni con il professor De Martin in una fase iniziale della ricerca, che quindi mi piace ringraziare a nome di tutto il team di ricerca, cioè quello di fornire indicazioni di tipo metodologico che possano essere funzionali alla futura definizione di una mappatura degli asset strategici, e quindi l'identificazione di criteri chiari per identificare e proteggere gli asset strategici nazionali in vista dello sviluppo di auspicabilmente anche a livello europeo, e forse in questa direzione va anche il rapporto sulla competitività del Presidente Draghi, la definizione di un meccanismo di screening degli investimenti esteri diretti più coordinato ed efficace. Abbiamo scelto come tema, diciamo,
ricerca, in questa fase, la ricerca è durata un anno soltanto, quindi abbiamo giocoforza dovuto scegliere un dominio verticale, ed è stato quello della sicurezza cibernetica, per ragioni che certamente chi mi seguirà nell'esposizione di questo rapporto renderà evidenti, cioè Costanza Gagliesi, Lorenzo Grossi e Cecilia Nota. Quindi in questa fase ci siamo concentrati sulla sicurezza cibernetica, e vedremo adesso nell'esposizione breve di questo rapporto disponibile le ragioni di questo, ma soprattutto vedremo quali sono i risultati di questa analisi. Successivamente, e qui vengo diciamo, all'illustrazione di questo seminario, abbiamo il grande onore istituzionale, e consentimelo personale, di avere con noi il Presidente Garofoli, che è Presidente di sezione del Consiglio di Stato, ma è stato prima durante anche, ma prima della carica attuale di Presidente di sezione del Consiglio di Stato, molte cose, tra le quali capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed è, diciamo, in quella veste che ci siamo conosciuti in una fase interessante, come dire, delle riforme italiane, ed è stato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Draghi, con diciamo era segretario del Consiglio dei Ministri, la delega di firma, e aveva la delega all'attuazione del programma di governo. Al Presidente Garofoli abbiamo chiesto con un keynote speech di parlare in generale, diciamo, della disciplina del Golden Power e anche le sue prospettive, diciamo, di evoluzione in questa tensione tra certezza del diritto da un lato e necessaria discrezionalità dell'attore politico nella difesa dei core state powers. E poi abbiamo un panel di discussione incredibilmente qualificato, che con il dottor Dal Checco, che è un esperto di sicurezza informatica, insegna alla SUIS, alla Scuola di Scienze Strategiche, ma è anche noto al Politecnico di Torino per seminari importanti sulla cyber security, il professor Oddenino, che è professore di diritto internazionale all'Università di Torino ed è il segretario SIOI Piemonte e Valle d'Aosta, che ha coordinato il team di ricerca, e il professor Paolo Azzeni, che è il direttore per lo sviluppo di capacità e competenze dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Concluderà poi con le sue considerazioni il Presidente Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, che chiaramente al Politecnico di Torino non ho bisogno di presentare. Grazie davvero a tutte e tutti voi per essere qui, grazie a chi ci ha raggiunto da Roma, grazie a tutti i relatori, e cedo senza indugio la parola a Costanza, Lorenzo e Cecilia per l'esposizione, diciamo, dei risultati di questa ricerca. Grazie davvero. Grazie mille professore per questa introduzione, gentili ospiti, illustri colleghi, è per me un onore aprire, diciamo, la presentazione del nostro report. Permettetemi soltanto di ringraziare brevemente il Centro Teseus del Politecnico di Torino e la SIOI Piemonte Valle d'Aosta, nonché la Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha appunto finanziato e sostenuto la ricerca. Questo report rappresenta, come il professore ha già introdotto, il risultato di un percorso di una ricerca multidisciplinare che ha unito prospettive giuridiche, politologiche e comparative per affrontare una questione che è di estrema rilevanza, ovvero come garantire la sicurezza degli asset strategici. Io sono qui per introdurvi
la prima parte di questo report, cioè la sezione di inquadramento giuridico, che fornisce il quadro normativo essenziale per comprendere le dinamiche di tutela degli asset strategici. Permettetemi anche brevemente di presentare i colleghi che dopo di me si occuperanno delle successive prospettive del progetto. Da un lato abbiamo la dottoressa Costanza Gagliesi, che presenterà la prospettiva politologica del report, offrendo un'analisi della prassi del decisorio italiano sui casi di notifica Golden Power, e il dottor Lorenzo Grossio, che offrirà spunti di metodo attraverso una prospettiva comparatistica con i meccanismi di screening di altri Stati membri dell'Unione Europea. La parte del report che vi presento adesso si concentra su due aspetti fondamentali. Da un lato abbiamo la regolamentazione sovranazionale in tema di investimenti esteri diretti e la disciplina nazionale italiana del Golden Power. Nel contesto della disciplina sovranazionale il nostro lavoro è partito dal regolamento 2019-452 dell'Unione Europea, che istituisce un quadro comune per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, verso l'Unione. Il regolamento ha introdotto un meccanismo di cooperazione e scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione europea per valutare quali sono i potenziali rischi, quali potrebbero essere i potenziali rischi associati agli investimenti provenienti da paesi terzi, cioè paesi esterni all'Unione Europea. Questo sistema è stato inizialmente concepito per bilanciare due esigenze che in questo ambito sono spesso contrastanti, perché da un lato abbiamo l'apertura al mercato e agli investimenti, che sono ovviamente essenziali per lo sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica, e dall'altro invece abbiamo la giustamente protezione degli asset strategici, che potrebbero rappresentare insomma un rischio per la sicurezza dei singoli Stati membri e di riflesso per l'intera Unione. Il regolamento non impone agli Stati membri di adottare un sistema di screening, ma fornisce un quadro generale che consente agli Stati membri stessi di adottare misure per limitare o bloccare investimenti che potrebbero minacciare la sicurezza o l'ordine pubblico. Questo sistema è particolarmente rilevante in settori critici che vengono definiti settori strategici, come per esempio l'energia, i trasporti e naturalmente la tecnologia e la sicurezza cibernetica, di cui ci siamo in particolare occupati. A livello nazionale invece l'attenzione si sposta su quello che viene chiamato appunto il meccanismo del Golden Power, che viene previsto inizialmente dal decreto legge 21 del 2012 e ampliato da interventi normativi più recenti, innumerevoli interventi normativi recenti, come il decreto legge numero 105 del 2019, il decreto legge numero 23 del 2020, che viene chiamato il cosiddetto decreto liquidità, che nasce in risposta alla crisi scaturita dalla pandemia da Covid-19, nonché i DPCM attuativi 179 e 180 del 2020 e infine il decreto legge numero 21 del 2022, che è il cosiddetto decreto Ucraina bis, che viene creato in risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla crisi geopolitica che ne è scaturita. Lo strumento del Golden Power consente al governo italiano di intervenire in specifici settori considerati di rilevanza strategica, limitando o vietando acquisizioni che possano minare la sicurezza nazionale. E gli interventi più recenti, questi interventi che vi ho elencato, hanno rafforzato questi poteri speciali del governo italiano, consentendo di intervenire in specifici settori, anche estendendo tali poteri ad ambiti come appunto il 5G e la sicurezza cibernetica. Nella nostra analisi, come ha già introdotto il professor Sacchi, abbiamo evidenziato due aspetti critici del Golden Power. Il primo riguarda questi margini di discrezionalità nell'applicazione dello strumento, che richiedono ovviamente un delicato bilanciamento tra quella che è la flessibilità necessaria per rispondere a minacce che sono sempre nuove e insomma il contesto geopolitico attuale ce lo dimostra sempre di più, e dall'altro il bisogno di trasparenza e certezza necessaria ovviamente per gli investitori. Il secondo aspetto che abbiamo rilevato invece è la natura del meccanismo di screening, che risulta talvolta scarsamente analitico, soprattutto se comparato con quello definito dalla Commissione, e ciò solleva degli interrogativi sull'efficacia complessiva della normativa ai fini di proteggere in modo adeguato gli asset strategici, sia che si tratti di grandi aziende sia di piccole e medie imprese. A conclusione di questo breve intervento vorrei sottolineare come l'inquadramento giuridico che vi ho descritto costituisce quella che è la base di riferimento per le altre analisi presenti nel report, che esplorano delle prospettive che sono diverse ma oltremodo complementari, perché l'interazione tra le norme, le politiche e le pratiche internazionali e nazionali crea un dialogo, ed è proprio da questo dialogo tra quadro normativo, analisi del contesto politico e confronto comparativo che emerge questa visione completa che vi vorremmo offrire col nostro report. Passerei quindi adesso la parola alla dottoressa Gagliesi. Grazie per l'attenzione.
Grazie Cecilia, buonasera a tutti e tutte. Nei prossimi 5 minuti io vi presenterò il lavoro del gruppo di ricerca del Politecnico di Torino, di cui fa parte anche la dottoressa Anna Di Palma, che oggi non è qui a presentare, sull'analisi della prassi del decisore italiano, che si è concretizzata con un'indagine bottom-up sui casi di notifica Golden Power. Ovviamente in linea con il report ci siamo tenute a quello che è il perimetro di sicurezza cibernetica nazionale, quindi abbiamo all'interno di questo documento indagato quelli che potevano essere dei temi di maggiore interesse e alla fine la scelta è ricaduta sul settore del 5G e sugli attivi strategici dei semiconduttori. Questo per due motivi principali: il primo è la salienza del tema attuale e futura, e il secondo è, soprattutto per quanto riguarda il settore 5G, come potete vedere, la numerosità dei casi a disposizione, che ci ha permesso di avere un campione ampio e comunque interessante. Qui due brevi grafici per rendere un po' l'idea di quelli che sono stati gli esiti delle notifiche. I casi di 5G, come vedete, hanno un'eterogeneità maggiore per quelli che sono gli esiti della notifica, con una forte prevalenza di applicazione della norma, mentre invece per i semiconduttori abbiamo una rosa di conseguenze diciamo più ristretta e una prevalenza di non applicazione. A partire dai documenti, con un'analisi di tipo induttivo, abbiamo quindi estrapolato quelle che potevano essere delle dimensioni di interesse, dei fattori esplicativi o comunque predittivi che potessero aiutarci a capire come il decisore politico prendesse appunto la decisione di fronte a delle aree grigie della normativa. In particolare per entrambi i campioni abbiamo utilizzato come dimensioni il paese di provenienza dell'ente target notificante, il tipo di operazione notificata, la dimensione degli enti coinvolti, che fossero meno partecipate statali, e il contesto politico locale, inteso come italiano. Dopodiché solo per il settore 5G abbiamo indagato se ci fossero elementi materiali o immateriali, poiché 5G si compone di una componente di rete ma anche infrastrutturale, e solo per l'attivo dei semiconduttori siamo andati ad indagare il settore all'interno del quale veniva notificata l'operazione, quindi 1, 1 bis o 2. Da questa indagine sono emersi due fattori esplicativi forti, ovvero la presenza di elementi infrastrutturali ed hardware e la presenza di enti cinesi, questo soprattutto a partire dall'analisi dei casi 5G. Questo è un piccolo grafico che di nuovo vi accompagna nel racconto dei risultati. Come potete vedere nel grafico a barre c'è una differenza all'interno dei casi di applicazione fra presenza o assenza di infrastrutture a sinistra, presenza o assenza di enti cinesi a destra. Il rapporto è evidentemente sbilanciato, nel senso, nel caso in cui ci fossero infrastrutture nell'83% dei casi si è applicato e nel 62% dei casi erano presenti enti cinesi, quindi questi sono stati identificati come fattori esplicativi forti. D'altra parte abbiamo trovato anche dei fattori esplicativi deboli, quindi il contesto politico interno italiano, il colore politico e la solidità dei governi, il tipo di operazione notificata, a titolo esemplificativo acquisizione, vendita, erogazione di servizi, la dimensione degli enti coinvolti e la partecipazione statale. Rispetto ai fattori forti e deboli, qui ne faccio accenno ma poi magari lo approfondiamo dopo, in realtà hanno poi trovato conferma nell'analisi di quello che era il contesto geopolitico sia del momento in cui è stato introdotto il settore 5G sia poi dei diversi anni di applicazione. Infine abbiamo avuto l'opportunità di intervistare il professor Michele Carpagnano, docente, avvocato ma soprattutto direttore scientifico dell'Osservatorio Golden Power. In questa intervista abbiamo sottoposto i risultati di quella che era stata la nostra indagine. È stata un'intervista semistrutturata della durata di un'ora, di cui io ho fatto una scrematura e vi riporto qui 3 di quelli che sono stati secondo me i commenti più interessanti. Lui ha sottolineato come la normativa sia effettivamente lasca, delle zone grigie esistono, ma come questo sia funzionale a tutelare la sicurezza nazionale, che è un concetto ampio e forzatamente variabile nel tempo. Ha sottolineato anche l'importanza del contesto geopolitico e come però questa sia parzialmente in contrasto con la normativa, che non dovrebbe presentare caratteri discriminatori. Infine, un elemento che noi non avevamo considerato, comunque su cui non ci eravamo soffermate, è stato quello dell'utilizzo, soprattutto negli ultimi anni, del Golden Power in ambito di politica industriale, soprattutto nella forma della prescrizione, che per l'appunto non vieta un'operazione, ma piuttosto impone delle condizioni. Io ho concluso, spero di essere stata chiara e passo la parola a Lorenzo Grossio per la prospettiva comparatistica. Grazie Costanza e buonasera anche da parte mia a tutte e tutti i presenti.
Permettetemi prima di entrare nel merito di unirmi anche ai ringraziamenti al Centro Teseus del Politecnico di Torino, così come alla SIOI Piemonte Valle d'Aosta, ente capofila del progetto, e alla Fondazione Compagnia di San Paolo che ha sostenuto la ricerca. Dunque, come le colleghe che mi hanno preceduto hanno messo in evidenza, il meccanismo Golden Power si caratterizza per una problematica centrale che abbiamo messo in luce nel report, ovvero l'ampio margine di discrezionalità politica che caratterizza il sistema nella valutazione del carattere strategico degli asset interessati da investimenti esteri. Pochi infatti sono i fattori esplicativi emersi dalla prassi italiana ed essi dimostrano lo scarso sviluppo di una chiara metodologia che guidi l'attività valutativa. Ebbene, il rapporto mette in luce che la discrezionalità politica non è semplicemente il frutto di una scelta di approccio a livello amministrativo. In realtà essa è altresì favorita dal relativo basso livello di analiticità che caratterizza anche il meccanismo italiano di screening degli investimenti esteri diretti. Infatti, la modulistica per lo screening presenta due criticità principali. In primis, le categorie di dati richiesti presentano un grado di approfondimento ben minore rispetto ad altri parametri di riferimento, come per esempio il modulo armonizzato predisposto e proposto dalla Commissione europea. E in secundis, la scarsa analiticità del meccanismo di notifica si riflette in realtà altresì nella modalità con cui i dati sono presentati. Invece di essere la notifica composta da voci specifiche, distinte, standardizzate, i moduli italiani tendono invece a invitare il soggetto notificante a fornire una descrizione generale dell'operazione che includa determinate informazioni. In questo modo il soggetto notificante gode di ampia discrezionalità nella scelta degli elementi rilevanti e nella modalità con cui presentare l'operazione e gli asset coinvolti. E proprio la discrezionalità lasciata al notificante favorisce o quasi rende inevitabile l'ampia discrezionalità politica del decisore pubblico. Quest'ultimo si ritrova privo di un corpus informativo standardizzato che permetta di sviluppare un metodo per valutare il carattere strategico degli asset coinvolti. Ecco dunque emergere il valore della comparazione, quella che è la terza anima del report che presentiamo oggi, per la definizione di una metodologia italiana. Attraverso l'analisi dei meccanismi di screening previsti da altri Stati membri UE è infatti possibile determinare alcuni punti in comune, delle convergenze nel patrimonio informativo acquisito in sede di screening, individuando così su quali profili si concentra l'attenzione dei decisori di altri paesi dell'Unione Europea. Quali metri di comparazione? La scelta è ricaduta sul sistema francese e spagnolo in questa fase della ricerca. Entrambi infatti si caratterizzano per un elevato grado di analiticità che favorisce l'acquisizione di un patrimonio informativo ampio e omogeneo sul quale il decisore pubblico fonda la sua valutazione. In particolare, tale patrimonio informativo si compone principalmente di tre macrocategorie: le caratteristiche dell'ente investitore notificante, le caratteristiche del soggetto target e le caratteristiche dell'operazione oggetto della notifica. Nella seconda categoria, cruciale per valutare la strategicità degli asset coinvolti, particolare attenzione è riservata alla struttura di governance del capitale della società target, ai contributi al capitale ricevuti da parte di autorità pubbliche di paesi terzi, così come la quota di mercato detenuta dalla società target e naturalmente la precisa indicazione degli asset coinvolti, talvolta, è il caso per esempio del sistema spagnolo, indicando specifiche categorie di asset da attenzionare. Ecco, se mettiamo in relazione gli elementi emersi dalla comparazione con i fattori esplicativi emersi dall'analisi politologica, questo che stiamo proiettando in questo momento è il risultato che otteniamo. Un elemento emerge in particolare con chiarezza. Anche nei casi in cui vi è una corrispondenza tra i fattori esplicativi della prassi italiana e le voci standardizzate utilizzate nei meccanismi di screening francese e spagnolo, nei loro punti in comune, emerge come queste ultime si caratterizzino, si strutturino in voci ben più specifiche e analitiche, che fotografano con un maggior grado di dettaglio gli asset interessati. Ora, l'analisi comparatistica da sola proposta nel report non è sufficiente di per sé sola a definire una proposta metodologica compiuta. Essa costituisce però, a nostro modo di vedere, il primo necessario passo verso questa direzione, in quanto identifica su quali elementi specifici si possa concentrare l'attenzione del decisore pubblico. Resta ora da definire la relazione tra tali elementi, la cui indagine sarà oggetto della prosecuzione della ricerca. In conclusione, un ultimo aspetto merita di essere sottolineato.
La definizione di una metodologia non potrà mai condurre a rimuovere la discrezionalità del potere pubblico, né tale risultato sarebbe desiderabile. Un margine di discrezionalità politica è ineliminabile e direi anche altresì necessario per il funzionamento del meccanismo Golden Power. Tuttavia, una metodologia coerente fornirebbe un contributo decisivo per guidare il decisore pubblico nell'efficace protezione degli asset tecnologici strategici, obiettivo quanto mai necessario in un contesto geopolitico sempre più complesso. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottor Grossi, alla dottoressa Gagliesi e alla dottoressa Nota. Mi piace ricordare che il team di ricerca si è avvalso anche di revisori interni, il dottor Pignatti del Centro Alti Studi per la Difesa e il professor Riganti dell'Università di Torino. Alla luce, diciamo, di queste evidenze preliminari, appunto emerge questa tensione, lo dicevamo, tra l'esigenza di fornire certezza agli investitori e l'esigenza diciamo dei governi di ritenere un margine di discrezionalità per la propria azione, evidentemente. E questo è inerente all'esercizio, alla definizione e all'esercizio dei poteri speciali dello Stato. Ma su questo lascio la parola al Presidente Garofoli, se vuoi restare o se vuoi andare su, come preferisci tu. Io sono comodissimo. Bene, allora. Grazie e grazie innanzitutto per l'invito a tutti voi, il Politecnico e la SIOI, la Fondazione San Paolo, in particolare un grazie a Stefano Sacchi, con cui abbiamo un po' incrociato un pezzo delle nostre esperienze istituzionali. E grazie, innanzitutto complimenti per il rapporto e anche per la capacità che i dottori che mi hanno preceduto hanno mostrato di come dire, illustrare puntualmente gli esiti di questa ricerca, una ricerca non semplice, perché non è semplice il tema che trattiamo. E dicevo un ultimo grazie un po' per avermi costretto a tornare su un tema che un po' mi ha sempre appassionato da studioso di diritto amministrativo e di diritto amministrativo dell'economia, e soprattutto è un tema che è stato per me un assillo durante quei non so quanti 19 mesi durante i quali ho ricoperto il ruolo che citava Stefano, perché prima delle modifiche cui nell'illustrazione del rapporto è stato fatto cenno, cioè modifiche procedimentali, su cui poi torno, ma non per illustrarne, ma per trarne alcune argomenti utili nel affrontare il tema che mi è stato affidato, cioè quello della natura delle valutazioni, della natura delle decisioni di Golden Power, e anche quello da magistrato del Consiglio di Stato di sindacabilità di queste decisioni. Dicevo, prima di quelle modifiche procedimentali, faccio riferimento soprattutto a quella che ha assegnato al gruppo di coordinamento poteri decisori, non più soltanto istruttori, e in Consiglio dei Ministri si portava una media di 5-6 affari di Golden Power a settimana, a seduta del Consiglio dei Ministri. E quindi era un assillo, perché come sapete il Consiglio dei Ministri è un organo politico che però si occupa non soltanto di questioni politiche, ma si occupa anche di affari amministrativi, perché fa nomine, perché dirime i conflitti fra amministrazioni, per esempio per quel che attiene alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e esercita i poteri di cui stiamo discutendo, che sono poteri amministrativi ma che hanno un tasso di politicità, ma su questo torno di qui a poco. Due parole sulle ragioni sottese, le avete ovviamente
ben illustrate, puntualmente indicate, ma ci torno perché mi è utile poi per affrontare la questione, quella della natura politica amministrativa, e se amministrativa come amministrativa è la decisione di esercizio di poteri speciali, di che intensità è e di che tipo è questa appunto determinazione amministrativa. Due, dicevo, indicazioni o due parole sulle ragioni del Golden Power e della disciplina sui Golden Power. Nella illustrazione del quadro normativo che è stata fatta nella illustrazione del rapporto, notavo che, ma non era una... Esatto. Ecco, se guardiamo soprattutto gli ultimi, qui manca il 20, ma l'avete citato, il decreto liquidità, questi interventi normativi, legislativi alcuni, poi un DPCM del 22, si collocano tutti in momenti di estrema crisi. La crisi della pandemia, il 20, la crisi della guerra, quella che ha indotto a rivedere alcuni come dire, aspetti di questo settore, di questa regolamentazione, e parlo del decreto legge del 22 e del DPCM poi attuativo del primo, il 133. Sono le crisi che in un certo senso hanno evidenziato da un lato alcune fragilità del nostro sistema imprenditoriale, del nostro tessuto imprenditoriale, ma anche alcune vitalità e potenzialità delle nostre imprese, soprattutto in alcuni settori o anche in alcuni settori, il che del resto spiega le strategie straniere di acquisizione delle imprese italiane. Sono strategie straniere nella gran parte ovviamente dei casi dovute a logiche di mercato, sia chiaro, a logiche di massimizzazione del valore, a logiche economiche, in altri casi però giustificate da interessi ostili o da interessi predatori, cioè dall'interesse ad acquisire le nostre tecnologie, dall'interesse a acquisire o ad avere accesso a risorse naturali, o dall'interesse a privilegiare le imprese di altri strati a scapito delle imprese nazionali, delle imprese italiane. L'INSEE dell'istituto che stiamo esaminando oggi, il Golden Power, è l'esigenza, per così dire, di conciliare due, è stato ben detto, interessi confliggenti. Da un lato l'interesse a attrarre investimenti esteri, dall'altro l'interesse, a volte contrapposto al primo, l'interesse a evitare che questi investimenti esteri entrino in contrapposizione con alcuni interessi strategici nazionali. A mio avviso sono entrambi interessi che attengono alla sicurezza nazionale, non vorrei per così dire confondere, ma anche l'attrazione di investimenti esteri è un tema oggi di sicurezza nazionale. Non lo è soltanto l'impedimento di investimenti esteri che possono incidere sacrificandole su alcune, minacciare gravemente, come dice la norma che avete prima citato, alcuni appunto asset strategici, ma attiene ad una ragione di sicurezza nazionale anche l'attrazione di investimenti esteri, soprattutto in alcuni settori nei quali la nostra industria, il nostro tessuto imprenditoriale, vuoi perché un po' affetto da nanismo, vuoi perché assente in alcuni ambiti ad elevata innovazione, per esempio elevata innovazione tecnologica, non c'è
o non consente, per così dire, uno sviluppo, non consente una presenza e non consente appunto una crescita, uno sviluppo. E conciliare queste due contrapposte, talvolta contrapposte esigenze, è quello che la legge affida appunto ai soggetti, non sempre oggi, non più oggi il solo Consiglio dei Ministri, appunto, ecco, consente di conciliare e lo fa assegnando questi poteri. È stato detto che questi poteri, Golden Powers, sono l'evoluzione della Golden Share, un'evoluzione che c'è stata negli anni passati. Naturalmente questa evoluzione ha determinato un cambio radicale sia del perimetro di applicazione, perché la Golden Share consentiva un esercizio di questi poteri limitatamente alle società nelle quali lo Stato era azionista. Adesso invece con i Golden Power lo Stato, assumendo funzioni più regolatorie, ecco, dell'economia, interviene anche, soprattutto direi, con riferimento a imprese private. E cambia quindi il perimetro applicativo, cambia il ruolo, appunto il ruolo dello Stato. E quali sono gli interessi da tutelare? Quali sono le ragioni per le quali la legge affida questi poteri? Lo avete detto e direi è scontato ribadirlo, ma lo faccio per introdurre però un aspetto che a mio avviso non va trascurato. E da un lato occorre proteggere asset strategici, salvo ad intendersi e a perimetrarla, a definirla, questa nozione che non è affatto scolpita nella pietra della legge, anzi, avete citato l'avvocato Carpagnano che parla di una normativa volutamente lasca e io condivido pienamente il fatto che quella indeterminatezza dei concetti utilizzati dalla legge sul Golden Power sia assai voluta, non sia un errore, una svista, cioè del legislatore. E dicevo, però oggi la ragione per la quale questi poteri sono affidati non attiene soltanto alla protezione di asset, alla protezione di imprese, di aziende, ma in una prospettiva più estesa e più ampia attiene alla protezione della indipendenza economica nazionale ed europea e io credo che questo sia un aspetto oggi centrale se si considerano le trasformazioni geopolitiche in atto, se si considerano le implicazioni di queste trasformazioni in termini di innesco di una competizione e di una frammentazione dell'economia globale e tutto questo sta determinando l'esigenza di proteggere, non soltanto di promuovere un'autonomia strategica nazionale, ma anche di proteggere quel che già c'è, non soltanto nei settori tradizionali del Golden Power, la difesa, le telecomunicazioni, ma anche quello dell'energia, anche quello delle materie prime, e cioè settori nei quali fino a qualche anno fa, confidando nella globalizzazione, confidando nell'apertura dei mercati, non ci siamo, per così dire, attrezzati, non parlo di Italia ma parlo di Europa, non ci siamo attrezzati confidando nel cosiddetto dividendo della pace, nel fatto di poter importare gas, importare energia, importare materie prime a basso costo, non ci siamo attrezzati per cercarle, per estrarle, per produrle noi queste energie e per sviluppare le competenze e le professionalità necessarie, ne parlavamo prima, perché tutto questo, la ricerca mineraria, l'estrazione mineraria, possa essere adeguatamente compiuta. Ecco, il Golden Power io penso che risponda non soltanto ad un'esigenza di protezione di asset,
ma risponda e risponderà in futuro sempre più in un mondo in subbuglio connotato da una logica di competizione, di contrapposizione, non più di cooperazione. Ma non voglio trasferirvi una vena pessimistica, ma non c'è dubbio che siamo di fronte a un momento da qualche anno, non soltanto dopo gli eventi democratici di qualche giorno fa, siamo di fronte a trasformazioni radicali o strutturali, profonde del quadro, per così dire, geopolitico, e questo impatta moltissimo sulle nostre economie e ovviamente anche sui nostri livelli di benessere. E io credo che il Golden Power debba essere inquadrato, come dire, in questo contesto, e che da questo punto di vista questi poteri non hanno nulla a che fare e non dovrebbero avere nulla a che fare con la politica industriale, cui pure avete accennato prima, perché sono poteri, per così dire, di protezione di asset, di protezione di un'autonomia strategica, ma non sono poteri attraverso cui condurre linee di politica industriale. Il che non esclude che ci sia un forte nesso, ovviamente, tra gli uni e gli altri, cioè tra l'esercizio dei poteri speciali e le logiche di politica industriale. Ma occorre tener distinto gli uni dagli altri, perché i Golden Powers vanno esercitati in maniera peraltro eccezionale per ragioni di protezione, non per ragioni di politica industriale. Su questo nesso tra Golden Power, soprattutto quando esercitati con il veto, e le linee di politica industriale, vorrei tornare con un accenno di qui a poco. Anticipo anzi che chiuderò con una sentenza della Corte di Giustizia del 2023 che a mio avviso in alcuni passaggi mette bene in evidenza come i poteri di cui oggi parliamo con la politica industriale non hanno a che fare e non devono, per così dire, avere a che fare. Ed è una sentenza molto importante, quella che citerò in conclusione, perché è una sentenza che ha molto a che fare con il tema che il professor Sacchi mi ha indicato, cioè quello per l'appunto della natura delle valutazioni, svolte nel decidere se esercitare o meno questi poteri, e poi è un tema per noi amministrativisti al primo strettamente connesso del tasso di rimediabilità, di sindacabilità giurisdizionale di queste decisioni una volta assunte. E quali sono le questioni che vorrei sottoporre alla vostra attenzione prima di arrivare al tema però della natura giuridica? Innanzitutto alcuni dati, alcune linee di tendenza, sono abbastanza note, ma le indico solo per trarre qualche spunto valutativo. E alcune considerazioni sulla procedura di Golden Power, anche qui per trarne elementi utilizzabili nel valutare il tema centrale della natura delle decisioni e della loro rimediabilità, dell'organizzazione del Golden Power, come in Italia è organizzata e strutturata questa macchina del Golden Power e perché lo è in un certo modo, e come si differenzia o si avvicina alle strutture organizzative del Golden Power degli altri paesi, soprattutto quella statunitense, e poi ancora un cenno finale, come dicevo prima, sui rapporti tra protezione di asset e di indipendenza economica nazionale ed europea, cioè compito del Golden Power, e politica industriale. Dati. Ora, non c'è dubbio che, lo avete detto, ci sia un aumento tumultuoso delle modalità, dei tassi di esercizio
dei poteri speciali, di questi golden powers. Ora sapete che tutto funziona sulla base di una notifica che le imprese coinvolte nell'operazione, la target o quella che intende acquisire la prima, devono fare a Palazzo Chigi, perché valuti che ci siano o meno le condizioni di esercizio dei poteri speciali. Tutto funziona con la notifica. Queste notifiche sono aumentate in maniera esponenziale fino al 2022. Si è passati dalle 8 notifiche del 14 alle 18 nel 15, 30 nel 17, 46 nel 18, 83 nel 19, 342 nel 20, 496 nel 21 fino a 608 nel 22. La prima battuta d'arresto, ovviamente per fortuna, ma ha una giustificazione, una spiegazione, si ha nel 23 con 577 notifiche. Scende nel 23 da 608 a 507, in realtà non scende a caso, scende perché il 23 è l'anno in cui inizia ad operare realmente l'istituto della prenotifica, che è quello introdotto da questo DL 21 del 22, che è indicato in questa tabella come ultimo passaggio di questa evoluzione normativa. Entra in vigore e in piena operatività la prenotifica, che è un istituto introdotto nel 22 perché, a fronte dell'espansione degli ambiti, dei settori in relazione ai quali è riconosciuto al governo questo potere speciale, le imprese hanno ormai difficoltà a decifrare il reale perimetro applicativo di questa disciplina e hanno inevitabili quotidiani dubbi circa la riconducibilità dell'operazione che hanno in mente di condurre, ecco, alla sfera di applicazione di questa disciplina. E quindi la logica della prenotifica è di consentire alle imprese di chiedere al governo, ad un ufficio amministrativo del governo, il DICA, e il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, appunto, chiarimenti circa la applicazione del Golden Power. E quindi le notifiche scendono perché nel 23, perché in realtà inizia ad operare la prenotifica, e nel 2023 infatti le prenotifiche sono state 150. Aumentano anche i casi di esercizio del potere speciale. In questi anni sono aumentati i casi di esercizio dei poteri speciali. Vi offro soltanto un dato che a mio avviso è abbastanza indicativo. Dal 2014 al 2020, quindi in 6 anni, i poteri speciali sono esercitati per 34 volte con un veto, e in 2 anni invece, dal 20 al 22, sono esercitati 79 volte con 6 veti. Quindi i tassi di esercizio di questi poteri speciali, non soltanto le notifiche, sono in fortissimo aumento. E qui però una considerazione è importante: in quel convegno di cui parlavate prima, organizzato credo da Mediobanca, e l'attuale sottosegretario credo lo abbia ben messo in evidenza, a mio avviso la lettura di questi dati va fatta non in termini assoluti, ma in termini relativi. Nel senso che, a mio avviso, almeno la percezione che io, più che la percezione, l'idea che avevo allora, fino a quando mi sono occupato di questi temi, e la percezione che ho adesso continuando a seguirli da osservatore, è che in realtà l'uso del Golden Power è ancora abbastanza cauto e risponde ancora a quella eccezionalità che deve connotare appunto questo apparato normativo e anche quell'esercizio, l'applicazione che dello stesso le strutture del governo fanno, perché è vero che sono aumentati le decisioni di esercizio, ma sono aumentate perché sono fortemente aumentati gli ambiti, sono fortemente aumentate le notifiche,
e quindi in termini relativi, non in termini assoluti, le delibere di esercizio sono, direi, abbastanza poche, il che mi induce a pensare che, salvo ovviamente le idee che ciascuno ha quanto all'uso congruo o meno del potere nella specifica vicenda, vi sia un atteggiamento ancora abbastanza ponderato, ragionevole, cauto di questi rispetto all'esercizio di questi poteri. Due considerazioni, due indicazioni per quel che riguarda i profili organizzativi. Nel 2022 con questo DL 21, si introducono due novità. Una l'abbiamo già indicata, quella della prenotifica sul modello francese, ma ce n'è un'altra che credo sia utile segnalare perché assai, a mio avviso, funzionale nell'impostare il tema della natura delle decisioni e della natura politico-amministrativa delle valutazioni. Prima del 2022 non vi era esercizio del Golden Power che non passasse, è quello che cercavo di dire in apertura, per il Consiglio dei Ministri. Era il Consiglio dei Ministri sempre, cioè l'organo di governo, l'organo politico per antonomasia, a esercitare questi poteri, sulla base di un'istruttoria ovviamente condotta da un cosiddetto gruppo di coordinamento presieduto dal segretario generale della Presidenza del Consiglio e al quale poi partecipano una serie di attori, tra cui anche l'agenzia, ma anche le agenzie di intelligence e tutte le amministrazioni centrali, a seconda che siano meno interessate dall'ambito toccato dalla specifica operazione. A partire dal 22 ben può accadere che i poteri speciali siano esercitati senza nessun coinvolgimento del Consiglio dei Ministri, cioè che la partita si chiuda con una decisione del gruppo di coordinamento. La legge pretende, perché ciò possa verificarsi, che vi sia unanimità all'interno del gruppo e che il gruppo all'unanimità decida che i poteri non debbano essere esercitati, cioè che non debbano essere esercitati non solo con il veto, con l'opposizione, ma neanche subspecie di prescrizioni. A questa duplice condizione, unanimità e non esercizio, la palla non passa al Consiglio dei Ministri e tutto si ferma, tutto si conclude con una decisione di un organo che, non c'è dubbio, è un organo amministrativo, non è un organo politico, il gruppo di coordinamento. E questa evoluzione della disciplina italiana è in realtà stata un po' mutuata, a mio avviso si tratta di una applicazione temperata del modello statunitense, è stata mutuata dal modello statunitense perché negli Stati Uniti i Golden Power sono, come dire, esercitati con gli ordini presidenziali del Presidente degli Stati Uniti, ma un ruolo assai centrale è ricoperto da questo comitato, il CFIUS, che è il corrispondente del nostro gruppo di coordinamento, assai più attrezzato, con una burocrazia più specializzata e più solida, ma come dire, è il corrispondente del nostro gruppo di coordinamento. Negli Stati Uniti, se nel 75, quando questa disciplina prende avvio, il CFIUS ha soltanto poteri di monitoraggio, oggi ha non più solo poteri di monitoraggio e istruttori, ma poteri decisionali, perché di frequente questo organismo, che è un organismo appunto amministrativo, adotta
esso stesso le misure di mitigazione e chiude la partita, come oggi fa e può fare il nostro gruppo di coordinamento, a quella duplice però condizione di cui parlavo prima, cioè unanimità e decisione di non esercitare i poteri speciali e non invece di esercitarli, ancorché nella forma più blanda della prescrizione, che di frequente in realtà blanda non è. E ci tenevo a sottolineare questo passaggio legislativo perché credo nella prospettiva del tema che vi è giustamente a cuore, ci è giustamente a cuore, io credo chiuda la partita. Questo non c'è mai stato dubbio sul fatto che le decisioni prese in questo ambito anche dal Consiglio dei Ministri non siano decisioni politiche, ma io qui adesso inizio a parlare da tecnico del diritto, cioè non siano atti politici e siano atti amministrativi. E non siano atti politici perché l'atto politico è l'atto libero nei fini, cioè è l'atto con il quale si assegna uno scopo all'amministrazione. Si assegna all'amministrazione uno scopo che l'amministrazione deve attuare. La legge è un atto politico. E non si è mai dubitato nel dibattito, soprattutto giurisprudenziale, della natura amministrativa e non politica, ma ci torno di qui a poco, dell'atto di esercizio di questi poteri speciali, ma certo il fatto che oggi a decidere se esercitarli o meno sia un soggetto assolutamente amministrativo, qual è il gruppo di coordinamento, credo lo confermi plasticamente, ma come vi dirò, ecco, in realtà non c'era più bisogno di conferme perché la giurisprudenza nel frattempo si era già pronunciata su questo tema e il dibattito non è più sulla natura politica o amministrativa della decisione, ma su quale natura amministrativa ha questa determinazione, su che tipologia di determinazione amministrativa è quella con la quale il governo, Consiglio dei Ministri o gruppo di coordinamento decide di non esercitare o di esercitare questi poteri speciali. E ancora un'osservazione qui da, per così dire, appassionato delle cose della macchina amministrativa. Questi poteri speciali, l'avete detto, incidono fortemente su una delle principali libertà. Guardando alla nostra Carta Costituzionale, la libertà di iniziativa economica privata dell'articolo 41, di cui è componente la decisione dell'impresa di venderla l'impresa, di cederla in tutto o in parte o di riorganizzarla con un partner straniero. Quindi non c'è dubbio che sia coinvolta una libertà fondamentale e che il Golden Power la comprima nel caso di esercizio del potere di veto o nel caso di esercizio del potere di prescrizioni. E in un'ottica europea non nazionale non c'è dubbio che con l'esercizio dei poteri speciali si comprimano libertà fondamentali previste dal trattato, ci tornerò, la libertà di circolazione o la libertà di stabilimento. E è necessario quindi che questi poteri siano adeguatamente, in maniera ponderata, esercitati e al contempo l'esercizio di questi poteri, tanto più che il perimetro applicativo si è così esteso, richiede competenze vaste ma anche molto settoriali, perché bisogna essere esperti di reti, di connettività, di evoluzioni, di settori variegati e bisogna anche essere esperti un po' di prospettive geopolitiche, di prospettive geoeconomiche. Quando noi siamo arrivati al governo nel 2021, scusate, noi no, quando il governo Draghi si è insediato, nel 21, le notifiche erano quelle che vi citavo, il numero di notifiche, quindi i tassi di esercizio imposti da quel numero di notifiche erano elevatissimi, ma vi era un solo
ufficio di direzione di secondo livello composto da 4 funzionari, tutti laureati in giurisprudenza soltanto, e ovviamente io contro i laureati in giurisprudenza non ho proprio nulla, anzi, però capite bene che la laurea in giurisprudenza da sé sola può essere inadeguata rispetto a poteri di queste dimensioni, di questa delicatezza. Quindi si è imposto un rafforzamento organizzativo che direi è in atto, non seguono i dettagli, le evoluzioni, e si è pensato anche di introdurre una testa strategica pensante, un comitato strategico a 10 che per l'appunto fosse in grado di coadiuvare gli uffici amministrativi, indicando linee strategiche, indicando quel che accade settore per settore, quel che accade nel mondo, ecco, provando a dare indicazioni a chi questi poteri speciali deve indicare. E ancora si sono introdotti dei poteri ufficiosi, perché si è detto tutto funziona sulla base di notifiche, ma talvolta le notifiche non le si effettua e ci si dimentica o volutamente non si notificano operazioni al governo, e quindi si sono assegnati in particolare alla Guardia di Finanza poteri di monitoraggio di quel che accade, capisco, un compito immane di quel che accade nella realtà economica, per scorgere operazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di notifica e per le quali invece la notifica non c'è stata. Nulla accade per caso anche nella produzione normativa e nella produzione legislativa, perché c'era stato un noto caso, quello di Alpi Aviation, se non ricordo male, che peraltro era un'azienda che produceva droni, quindi un tema di grandissima attualità e di grandissima rilevanza, ovviamente geopolitica e globale. Ecco. Questo per dire che quando si analizzano questi settori, ma è un mio pallino dal quale non riesco ad affrancarmi, è necessario non trascurare i modelli organizzativi e non trascurare che è necessario, di pari passo all'evoluzione dei settori, all'ampliamento dei settori, all'ampliamento del perimetro dei settori, avere a cuore che ci sia un corrispondente rafforzamento organizzativo degli apparati pubblici e anche una corrispondente specializzazione tecnica e professionale degli apparati pubblici, anche perché questi apparati pubblici, non so chi mi diceva che ha avuto a che fare con il DICA sulle prenotifiche. Il DICA, quando riceve la prenotifica, oggi convoca le parti per un confronto, per un'audizione, ma le parti ormai sono studi professionali che si stanno da tempo attrezzando in maniera adeguata per questi settori. Molti studi internazionali hanno dei dipartimenti di Golden Power. Occorre, per non soccombere naturalmente, o quantomeno, no, per non soccombere è sbagliato, ma per garantire un confronto paritario fra pubblico e privato, che anche il pubblico si evolva nelle sue capacità di analisi, nella sua specializzazione tecnica, nella sua struttura organizzativa. Ultimo accenno al tema dei rapporti tra Golden Power e politica industriale. Dicevo prima che io credo che sia ancora un vuoto dell'ordinamento. E anche questo, come avete detto citando Carpagnano, un vuoto voluto, perché difficilissimo da colmare, nel senso che non è che non ci si è pensato a tutto questo, ma oggettivamente probabilmente la delicatezza dell'aspetto che vi sottopongo ha indotto a andarci cauti e a non far nulla, o a fare solo qualcosa. E che cosa accade quando il governo esercita questi poteri speciali nella forma più intensa, con il veto? Accade che un imprenditore che voleva vendere
cioè non aveva forse più voglia di esercitare di condurre quell'azienda, e si vede opporre appunto un limite pubblico, un divieto pubblico e una limitazione pubblica all'autonomia privata. È un tema da civilisti, e limiti pubblici all'autonomia negoziale. E si vede opporre, ma lasciamo stare il diritto, si vede opporre un veto, e deve continuare ad esercitarla questa azienda, eppure aveva manifestato la volontà di disfarsene. E alcune di queste, queste aziende, perché altrimenti non si spiegherebbe il veto, sono aziende fondamentali, sono aziende strategiche, ma non strategiche per quell'imprenditore, no, strategiche per l'economia nazionale, strategiche per la nostra indipendenza economica nazionale, adesso si usa l'espressione per la nostra autonomia strategica. È giusto che lo Stato, esercitato il veto sulla base di logiche che non sono di politica industriale, si disinteressi totalmente dei seguiti, cioè si disinteressi dell'azienda, si disinteressi della sua evoluzione. Ecco, questo è un vuoto che in realtà il governo, questo è stato uno dei primissimi atti, tu l'hai seguito, di questo governo, il decreto legge 187 del 22, che voi non citate probabilmente perché non è un tassello, diciamo, che ha a che fare con il Golden Power, ma copre quel che accade a valle dell'esercizio del potere speciale. Questo decreto legge, e poi ne è seguito il decreto attuativo, prevede che l'azienda colpita dal veto può accedere prioritariamente a, come dire, fondi e a strumenti anche finanziari di agevolazione e di sviluppo. È una risposta, io credo, una risposta che dà atto della consapevolezza del problema da parte di questo governo, ma che probabilmente è ancora parziale, perché il tema è verificare se a valle dell'esercizio del veto non debbano definirsi, ma la delicatezza è tutta qui, luoghi e modalità con cui lo Stato, che come sapete è anche azionista di aziende pubbliche importanti, tra le più importanti, probabilmente tra le poche grandi che ancora ci sono nel nostro sistema economico, può, come dire, luoghi e metodi e strumenti attraverso cui, ecco, lo Stato può dare un seguito industriale, inserire questa azienda in linee di politica industriale più ampia. La delicatezza è evidente, perché il rischio è che si confondano i piani. Il rischio è, istituito questo meccanismo, il rischio è positivizzata questa possibilità che lo Stato si occupi dei seguiti e che il seguito condizioni l'esercizio, come dire, del Golden Power, che invece, come stiamo dicendo, deve conservare natura eccezionale e deve continuare a rispondere a logiche di protezione, non a logiche industriali. Ecco, ultimo aspetto, credo di aver rubato tanto tempo, ultimissimo aspetto, ma è l'aspetto che mi è stato assegnato. E ora torno a Carpagnano, che è il presidente di questo osservatorio, una gran bella iniziativa, Osservatorio Golden Power, composto da avvocati che si occupano di Golden Power, ma anche da tanti professori universitari. Hanno fatto un convegno bellissimo, mi avevano anche invitato, ma io ero a Cagliari negli stessi giorni, quest'anno credo a Cortina, e quindi io dovevo scegliere tra Cagliari e Cortina, ma ho scelto Cagliari. E no, ho scelto Cagliari perché l'invito era venuto prima e poi tutto sommato, dopo aver visto Cagliari, ho pensato non ho fatto male. E Cagliari, Villa Simius e quant'altro. E dicevo, tornando, Carpagnano dice normativa volutamente lasca.
Innanzitutto la nostra normativa è spesso lasca, cioè noi ci siamo abituati a normative lasche, non è la prima normativa lasca. La normativa antitrust è una normativa lasca, cioè quando si dice lasca non è un termine giuridico lasca, ma è un termine che Carpagnano ben usa perché rende l'idea molto più del termine giuridico. Il termine giuridico è quello con cui si dice che la legge, come dire, affida l'esercizio del potere, indica all'amministrazione come deve esercitare il potere utilizzando concetti giuridici indeterminati, non precisi, non puntuali. La legge, quando assegna un potere all'amministrazione, le dice lo scopo che deve perseguire esercitando questo potere e le indica le modalità attraverso cui, i criteri di esercizio. Questi criteri talvolta sono fissati in modo puntuale e il potere amministrativo si dice vincolato. In altri casi, scusate la banalità di quello che sto dicendo, ma lo sto dicendo per introdurre me stesso alla trattazione, pochissimi minuti di questo ultimo aspetto, talvolta utilizza criteri più elastici e in quel caso il potere è un potere discrezionale, discrezionalità amministrativa naturalmente, non arbitrio politico. Ora, questo tema però, la natura di questa decisione, ora dicevo, il concetto giuridico indeterminato utilizzato dal DL il primo, il DL 21 del 12, è un concetto assai indeterminato, perché il legislatore dice che con un DPCM debbano indicarsi i settori strategici, ma cosa sia la strategicità non lo dice e non lo spiega, e la legge dice all'articolo 1 che i poteri in questione possono essere esercitati in presenza di una minaccia grave agli interessi essenziali in materia allora di difesa e di sicurezza nazionale. E nulla dice cosa sia la sicurezza nazionale. Non lo dice il legislatore. A mio avviso fa bene a non dirlo, perché la sicurezza nazionale è un concetto in evoluzione e noi dovremo evolverci in tema di sicurezza nazionale. Qualche giorno fa, credo, il presidente del Copasir ha presentato un disegno di legge con cui si propone, innanzitutto con cui si impone al governo di elaborarlo un documento di strategia di sicurezza nazionale, visto che tutti gli altri paesi del G7 lo hanno fatto, Germania per ultima nel 23, e di dotarsi di un organismo di sicurezza nazionale sul modello statunitense, sul modello britannico, ma la sicurezza nazionale è un concetto non definito dalla legge e che del resto tutti gli altri paesi nell'elaborare il documento hanno definito in maniera diversa, perché alcuni vi collocano soltanto la difesa, la collocazione internazionale dello Stato, ma molti altri vi collocano la politica energetica, vi collocano la cyber ovviamente, vi collocano la continuità dei flussi di approvvigionamento. È una nozione quella di sicurezza nazionale che deve evolversi di pari passo all'evoluzione del quadro geopolitico e noi ci siamo abituati negli ultimi anni ad evoluzioni profonde e anche ad evoluzioni repentine. È bene che il legislatore non scolpisca nella pietra queste nozioni e lasci all'organo di governo un margine di discrezionalità. In ogni caso questo non è un dibattito italiano, quello della natura di questi poteri, perché si dibatte dappertutto e negli Stati Uniti la decisione del Presidente che vieta l'operazione è una decisione politica insindacabile dai giudici. Insindacabile dai giudici, non vorrei nemmeno sfiorare temi, diciamo,
di questa portata, ma vi è un caso, quello della Corte distrettuale della Columbia, che a proposito, nel decidere sull'impugnazione di un ordine di Obama che vieta l'acquisto da parte della società cinese RALS di alcune aziende americane, sostiene la sostanziale insindacabilità giurisdizionale. Dice non c'è una posizione soggettiva meritevole di protezione, se non relativa alla correttezza procedimentale, ma niente di più, perché questa è una decisione politica e, come tutte le decisioni politiche, insindacabili dalla giurisdizione. Così non è in Francia, così non è invece in Germania. In Francia addirittura le decisioni in tema di Golden Power sono sindacabili dal giudice amministrativo con giurisdizione estesa al merito, non giurisdizione di sola legittimità. Cioè i giudici valutano non la legittimità della decisione, ma l'opportunità della decisione, il che oggettivamente mi sembra, diciamo, un passo forse eccessivo nel senso del controllo giurisdizionale. E qual è la situazione da noi? Da noi è una senz'altro determinazione amministrativa e non politica, e quel riferimento al potere del gruppo di coordinamento che faceva prima lo attesta, e è una decisione che è il frutto dell'esercizio, ma qui non vorrei andare molto in fondo da magistrato del Consiglio di Stato, è una decisione che è il frutto dell'esercizio di una doppia componente di discrezionalità, perché c'è una discrezionalità amministrativa che è inevitabile a fronte di concetti giuridici così indeterminati, ma anche di una forte discrezionalità tecnica. Pensate a quanto tecnica è la discrezionalità quando, ed è la maggior parte dei casi, la decisione è di esercizio del potere, ma non sotto forma di veto, ma sotto forma di prescrizioni. Le prescrizioni hanno un tasso di, come dire, un tasso di specializzazione tecnica, di specializzazione tecnologica elevatissima, tant'è che poi è difficile monitorarne il rispetto, è difficile controllarne l'attuazione. In ogni caso, la natura amministrativa e la natura appunto di discrezionalità amministrativa e tecnica in questo ambito è stato oggi confermato dalla giurisprudenza, soprattutto in queste due decisioni, e in particolare in questa decisione del 23 del Consiglio di Stato, la numero 289, che è la più citata, perché in realtà è la prima con cui il Consiglio di Stato, come dire, si pone il problema della sindacabilità e della rimediabilità di queste decisioni. E la decisione presa sul caso Syngenta, che è un caso che non riguarda telecomunicazioni, che non riguarda energia, che non riguarda difesa, ma che riguarda la sicurezza nazionale, ed è il caso delle sementi. E io non posso svelarvi i dibattiti all'interno del Consiglio dei Ministri, ma posso dirvi, perché è un fatto pubblico e noto, che in Consiglio dei Ministri il gruppo di coordinamento aveva proposto non il veto, ma aveva proposto l'esercizio dei poteri con prescrizione, e invece il Consiglio dei Ministri, all'esito di un dibattito, questo ve lo posso dire senza svelarvi nulla di assai vivace, con posizioni anche in partenza differenziate, ha concluso invece per il veto. Ora, questa decisione del Consiglio di Stato, vi cito questa e poi chiudo con la Corte di Giustizia, se ho ancora 2 o 3 minuti, ma non mi dai un assenso convinto, mi preoccupi. No, dice 2 passaggi io sottolineerei, e cioè che è una decisione ad alto tasso di discrezionalità, e che questa discrezionalità, dicono i colleghi della 4ª sezione, è una discrezionalità che le valutazioni che il governo deve effettuare sono valutazioni, dice il Consiglio testualmente, geopolitiche proiettate anche a scenari futuri.
nel senso che il governo deve essere proteso, deve decidere di esercitarli, non guardando solo alla protezione di istanze nazionali, ma anche all'esigenza di non favorire esigenze e scopi di stati ritenuti non solo ostili, ma anche competitor e anche in prospettiva, non necessariamente allo stato attuale. Considerate che, capite bene che una decisione come questa amplia enormemente gli spazi della discrezionalità del decisore pubblico, del governo. E poi vi è un altro passaggio che sottopongo alla vostra attenzione e che mi ha colpito molto, forse perché un po' ho partecipato alla decisione confermata da questa sentenza del Consiglio di Stato, decisione di esercizio dei poteri. Dice il Consiglio di Stato che alla decisione di esercitare il potere nella sua massima intensità, il veto, può giungersi non soltanto qualora il governo si avveda della inutilità in astratto di misure, più che misure, di forme più blande di esercizio, cioè la prescrizione, ma anche quando, considerato la natura dei governi coinvolti, cinese in quel caso, è assai difficile in concreto attuare l'enforcement in modo efficace sulle prescrizioni imposte. Questo è un passaggio, io credo, molto delicato, perché un parametro di sindacato di queste decisioni amministrative è quello della proporzionalità della decisione, è quello della progressività afflittiva, cioè alla decisione di esercitare il potere speciale nella forma più grave, il veto, può pervenirsi soltanto quando non siano soddisfacenti rispetto all'esigenza di proteggere l'interesse nazionale le misure più lieve, la prescrizione. Ma ciò che segnala il Consiglio di Stato è che però questa valutazione non va fatta in astratto, ma va fatta in concreto. È un tema anche questo assai scivoloso, perché in concreto molto di frequente la inadeguatezza della misura più blanda, la prescrizione, è dovuta anche ad affanni dell'apparato pubblico, che non sempre è attrezzato a monitorare, a verificare il corretto rispetto di quelle prescrizioni. Quindi dire, come il Consiglio di Stato dice, che si può apporre il veto quando ci si avvede del fatto che non in astratto ma in concreto non si riuscirà a verificare la reale osservanza di quelle prescrizioni, è un passaggio di cui si possono comprendere le logiche, ma oggettivamente di una certa scivolosità. Certo è che il Consiglio di Stato amplia le maglie della discrezionalità, anche con quel passaggio che vi leggevo prima. A mio avviso invece le restringe molto di più la Corte di Giustizia. E chiudo. E la Corte di Giustizia pretende che i giudici nazionali si allineino alle sue indicazioni. Ora, la Corte di Giustizia nel 23, il caso è un caso ungherese, che è un caso assai emblematico, perché è il caso di una società ungherese, in realtà però controllata da una società estera, che intende acquistare la totalità delle quote di un'altra società che si occupa di estrazione mineraria, cioè di estrarre ghiaia, sabbia, argilla necessarie per l'edilizia ungherese, cioè per il mercato dell'edilizia ungherese. L'Ungheria appone il veto, si va in Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia, la faccio breve, enuncia queste, come dire, coordinate interpretative. Innanzitutto, la decisione di veto non può mai poggiare su ragioni solo economiche, dice la Corte di Giustizia. Non può mai essere fondata su interessi economici connessi alla promozione dell'economia nazionale o al buon funzionamento di questa.
Vi anticipavo prima questa Corte di Giustizia quando vi dicevo non può mai rispondere a ragioni di politica industriale, il Golden Power. Io lo vedo quasi scritto testualmente in questo passaggio della Corte di Giustizia. Voi sapete che le decisioni della Corte di Giustizia ci vincolano. Anche qui non voglio scivolare in temi di altro tipo, ma è, diciamo, da diversi decenni che ci vincolano per una serie di posizioni scolpite non nella pietra della legge ma nella pietra della giurisprudenza europea. E ancora, dice la Corte di Giustizia, vi deve essere una minaccia agli interessi fondamentali della collettività e questa minaccia deve essere acclarata, effettiva e sufficientemente grave. E gli interessi non possono però, avrei dovuto dirlo prima, interessi non possono essere interessi economici, ma talvolta gli interessi economici, come dire, si compenetrano con gli interessi della sicurezza nazionale e l'interesse all'approvvigionamento di materie prime per l'economia nazionale è un interesse sì certo economico ma che ha a che fare con la sicurezza nazionale. Ma è necessario che ci sia una minaccia grave, effettiva e molto grave, sufficientemente grave. Proprio valorizzando questo requisito, la Corte di Giustizia, esclude, pur rimettendo la palla al giudice nazionale, in questo caso il giudice ungherese, tuttavia esclude che ben abbia fatto l'autorità ungherese ad apporre il veto, e lo fa sulla base di due ragioni, che sono ragioni fattuali, ma sono ragioni che è bene, io penso, e con cui è bene io concluda, perché segnano, come dire, la volontà della Corte di Giustizia di un sindacato molto più intenso dei giudici nazionali sulle decisioni di Golden Power. Dice la Corte di Giustizia al governo ungherese: hai sbagliato, perché in realtà la minaccia dovuta a questa vendita non è una minaccia realmente grave, perché già prima dell'operazione di vendita l'acquirente, il potenziale acquirente, acquistava già il 90% della sabbia, della ghiaia prodotta dalla società Target e solo il 10% era destinata al mercato dell'edilizia locale. Quindi la minaccia grave in realtà va calibrata su quel 10%, ma già prima il 90% era venduto a quella società estera. E soprattutto, secondo argomento, i costi di produzione di quella ghiaia di estrazione non consentono una, come dire, esportazione al di fuori del mercato locale, non consentono, garantendo un equilibrio economico, di sostenere i costi di trasporto, per cui questa società acquirente non può che venderla, una volta acquisita la società, al mercato dell'edilizia locale. La Corte di Giustizia impone cioè di valutare i pregressi rapporti tra società acquirente e società target e l'effettivo rischio di distrazione dei prodotti dal mercato nazionale, imponendo un'intensità di controllo giurisdizionale che oggettivamente mi pare un po' distante da quello che invece ha caratterizzato almeno i primi arresti giurisprudenziali, quelli del Consiglio di Stato, quelli ai quali facevo riferimento. Vi ringrazio e mi scuso per la... Grazie Presidente Garofoli per questa lezione vera e propria, diciamo, lezione sul tema e ne faremo tesoro e in realtà in sala ci sono molti studenti del corso di laurea in cyber security del Politecnico di Torino, che è un fiore all'occhiello del Politecnico, è veramente importante e in realtà io spero che come dire, possano ritenere questi aspetti
proprio perché quando tu parlavi della tecnicità, diciamo, di queste decisioni sempre maggiore, in realtà, come dire, questi sono anche auspicabilmente, in presenza di una crescita, del accrescimento delle capacità istituzionali del nostro Paese, anche sbocchi occupazionali molto rilevanti, auspicabilmente. Cioè l'amministrazione italiana avrà sempre maggior bisogno di tecnici, di ingegneri, di specialisti in cybersicurezza in questo caso, che però essi stessi e se stesse dovranno avere contezza, diciamo, del quadro normativo e degli aspetti geopolitici, del quadro più generale. Cioè deve avvenire questa ibridazione verso la quale stiamo lavorando e quindi io spero che in questa sala ci saranno futuri non solo consulenti dell'amministrazione italiana, ma veri e propri funzionari e funzionarie dell'amministrazione. E certo, e anche dirigenti, e soprattutto dirigenti. Grazie ancora, Presidente Garofoli. Io adesso chiamo al tavolo un vero e proprio, parlavamo di esperti, diciamo, di sicurezza informatica, quindi il dottor Dal Checco, e chiamo anche il professor Odenino per questa discussione, mentre invito il Presidente a scendere con me, questa discussione che sarà animata, moderata dal gruppo di lavoro. Grazie ancora. Bene, iniziamo allora la parte, diciamo, più interattiva di discussione sugli spunti che sono emersi, che sono molti sono gli spunti emersi nel corso della discussione, della presentazione e successivamente del keynote speech del Presidente Garofoli. Mi limito in questa fase a coglierne uno, che secondo me forse è ideale per introdurre questa discussione, il panel che ci accompagnerà in questa discussione, che è il valore dell'interdisciplinarietà, dell'incrocio di esperienze che si ritrova nel sistema del Golden Power e che è necessario nel funzionamento del sistema. Come sottolineava il Presidente Garofoli precedentemente, l'ampliamento dei settori sottoposti a discipline del Golden Power implica la necessità di un incrocio di competenze diverse. E questo è un po' l'approccio che abbiamo cercato di seguire nel report, nell'analisi, mettendo insieme la disciplina giuridica, la scienza politologica, la scienza economica e poi l'approccio comparato, cercando di unire in armonia diverse prospettive. Ebbene, quale modo migliore per continuare su questa scia con la discussione che inizierà in questo momento, che mette insieme delle prospettive e delle competenze diverse. È quindi un piacere introdurre il professor Alberto Odenino, professore di diritto internazionale presso l'Università di Torino e segretario della sezione Piemonte Valle d'Aosta della SIOI, nonché il dottor Dal Checco, esperto di sicurezza informatica, e il professor Azzeni, membro dell'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale. Direi di lasciare dunque la parola al professor Odenino per le sue prime reazioni. Prego. Grazie molte. Io appunto sono lieto di poter dare una parola di reazione alle moltissime i ricchissimi spunti che sono stati offerti, però permettetemi anche di iniziare con un ringraziamento a Teseus, alla Compagnia di San Paolo, perché senza questo, e qui parla un po' il co-coordinatore della ricerca, lato unito, non avremmo potuto fare questo sforzo metodologico molto importante, perché io trovo che quello che verrà magari affrontato nel prisma della transdisciplinarietà si è tradotto in concreto in uno sforzo metodologico notevole, mettere insieme metodologie qualitative e quantitative, trovare, come dire, un terreno di dialogo, e questo è un po' l'ossatura anche di questo progetto e di questo sforzo metodico. Come c'era il dubbio metodico, questo è stato uno sforzo metodico, secondo me è particolarmente pregevole e probabilmente non merita di fermarsi al settore materiale che si è voluto indagare, quindi potrà essere anche
facilmente proiettato verso altri settori strategici. Chiaramente sullo sfondo c'è questa creatura, il Golden Power, che è essa stessa molto mutevole, e io sono rimasto affascinato, devo dire, dalla presentazione del presidente Garofoli, che ha veramente dimostrato quanto profonda sia la sua conoscenza della materia, e penso che potremo trovare in lui anche un interlocutore in futuro, per vedere nel frattempo, anche a fronte di questi mutati assetti geopolitici che sono sotto gli occhi di tutti, questa deglobalizzazione a cui lui faceva riferimento rispetto al tema dell'accesso alle risorse, alle materie prime, tutto ciò che davamo per scontato, insomma, in un mondo globalizzato, oggi scricchiola un po'. Qui parla quindi un po', come dire, l'internazionalista che ha risposto tanto volentieri al bando Geopolitica e Tecnologia, perché crede che in quel bando stia veramente l'essenza della complessità di questo tempo. Io credo che davvero il bando di compagnia ci abbia dato un eccezionale stimolo per sviluppare questi temi, e quindi questo è, come dire, era il mio ringraziamento molteplice, ma andava fatto. E poi non voglio rubare, perché sono molto curioso di sentire anche gli altri panelist che portano angoli diversi. Permettetemi però 3 reazioni velocissime sui nostri giovani studiosi, più che non sulla summa che ci ha offerto Roberto Garofoli, che richiederebbe una glossa molto lunga, e ha suscitato anche tutte le finezze del giurista che talvolta nell'internazionalista sono un po' sopite, ma che invece in questo discorso rivivono, perché caspita, questo tema del confine della discrezionalità fra la discrezionalità tecnica e quella amministrativa, quando queste si fondono, perché originariamente c'era un po' l'idea che si potessero distinguere abbastanza chiaramente, ma poi in realtà scopriamo che sul terreno non è così. Il livello, come dire, della Corte di Giustizia, che ha una sua logica e che si innesta, sono tutti spunti eccezionali, ma li menziono per poi non trattarli, perché non vi sarebbe tempo. Compito invece in maniera più scrupolosa il mio ruolo di discussant sui nostri giovani ricercatori, sollevando 3 banalissimi spunti a cui poi magari si potrà rispondere nell'ambito di questo tavolo. Da un lato, e qui è più per Cecilia, il tema di questa normativa stratificata che oggi si proietta verso qualcosa che la porti oltre una logica emergenziale. Ecco, come vede questa proiezione verso una dimensione UE, perché mi pare che davvero il rapporto Draghi questo dica, che in fondo il Golden Power deve diventare e dovrebbe diventare un tema europeo. Non è facile per i discorsi che si facevano prima, perché gli Stati conservano dentro la clausola generale della sicurezza nazionale il loro settore di discrezionalità, che è discrezionalità ancor prima politica che amministrativa, evidentemente. Però questa era un po' la domanda. L'altra domanda invece per Costanza, il punto che solleverei verso Costanza, è questo apparente paradosso, no? Il paradosso emerso dalla intervista all'avvocato professor Carpagnano, no? Che dice da un lato ci va la normativa, ma poi una normativa analitica in realtà fagocita l'obiettivo stesso della normativa stessa. Quindi sì normativa, ma una normativa sufficientemente lasca. Ecco, se le evidenze, come dire, empiriche che sono state analizzate nella sua parte di ricerca evidenziano un po' questo paradosso, perché è di un vero e proprio paradosso, a mio avviso si tratta. E poi per Lorenzo uno spunto, e qui poi mi taccio per poi eventualmente discutere poi dopo di altri aspetti. Ecco, il tema comparatistico, ecco, che poi si può
certamente ampliare ancora e sarebbe anche interessante farlo, ma poi noi comparatisti, noi a Torino siamo forti sulla comparazione giuridica, abbiamo avuto un grande maestro come Rodolfo Sacco o in campo più pubblicistico Giorgio Lombardi. Sappiamo tutti che c'è il fenotipo, no? C'è l'apparenza e poi c'è il crittotipo. No? Per cui a fronte di un fenotipo molto diverso, il crittotipo può essere invece più omogeneo. Allora la mia domanda è: perché non provare a cercare nelle pieghe della comparazione giuridica, dove si annida anche in esperienze più analitiche, con metodologie, con procedure più analitiche, dove si annida il tema della discrezionalità, come si arriva a risultati come dire, paragonabili per strade apparentemente differenti. Questo è un po' il punto che volevo sollevare. Per il momento mi taccio perché i tempi sono stretti e non voglio rubare troppo tempo. Grazie mille per queste domande. Prendo subito la parola io per dare proprio una risposta velocissima relativa, insomma, al primo spunto che mi è stato fornito relativa a questa stratificazione della normativa italiana, soprattutto quella recente, più in risposta a questi eventi, queste crisi geopolitiche che hanno fatto sì che questa normativa fosse principalmente emergenziale. Questo in realtà l'abbiamo visto anche nella prospettiva comparatistica in altri stati dell'Unione Europea, come la Francia, come la Spagna. È giusto e corretto, insomma, che la normativa sia in grado di rispondere a delle crisi così inaspettate. È anche corretto, e questo ce lo dicono anche le istituzioni europee, che questa dimensione emergenziale ad un certo punto diventi permanente, e questo è dimostrato anche appunto nell'effettiva evoluzione della normativa, soprattutto considerando, e con questo proprio rispondo velocissimamente, le intenzioni dell'Unione, a cui abbiamo fatto riferimento un paio di volte, di rinnovare molto a breve il quadro europeo di gestione degli investimenti esteri diretti verso l'Unione. Con questo mi taccio, insomma. Ok, anch'io la ringrazio per la domanda e rapidissima rispondo. Per quello che riguarda l'apparente contraddittorietà tra la necessità di una normativa ma anche la necessità che questa sia lasca a sufficienza, nel caso empirico della nostra ricerca io cito di nuovo l'avvocato Carpagnano perché secondo me ci ha dato molti spunti interessanti rispetto al fatto che il settore 5G all'interno della normativa Golden Power nasce e arriva in maniera diversa dagli altri due. Cioè l'articolo 1 e l'articolo 2 arrivano nel 2012 con la prima normativa a tutela di un concetto appunto molto ampio di sicurezza nazionale. Mentre invece quello che ci faceva notare l'avvocato è che il 5G viene inserito all'interno della normativa nel 2019, in risposta ad un contesto comunque geopolitico molto polarizzato tra Stati Uniti e Cina e un po' sulla scia di una rincorsa alla limitazione di quella che era l'espansione cinese nel settore 5G. Quindi in questo senso il settore che noi abbiamo indagato forse non è così lasco come invece gli altri. Parlo da giurista, forse sto utilizzando un lessico inappropriato, però il concetto questo è. Perciò è forse un pochino meno lasco. Quello che io credo dall'evidenza empirica, e parlo per me, per il gruppo di ricerca con Anna Di Palma, è che forse c'è più una necessità, come in realtà diceva il presidente Garofoli, di delle competenze più verticali rispetto a quelle che sono le tecnicità e i tecnicismi del settore 5G, a mio avviso. Questa è la risposta breve, così non rubiamo altro tempo. Grazie. Grazie anche da parte mia per la domanda, anche nel mio caso sarò estremamente telegrafico. Condivido assolutamente la prospettiva, nel senso che con l'analisi comparatistica possiamo dire che abbiamo grattato il primo livello, abbiamo scavato, diciamo, al primo livello e abbiamo ottenuto un fenotipo. Rimane invece da indagare quali siano poi le relazioni tra gli elementi che abbiamo trovato, che sono e sono proprio poi quelle relazioni che ci descrivono dove si annidi la discrezionalità in quell'ambito. Per fare una descrizione grafica è come se avessimo degli elementi sul tavolo, ma dovessimo individuare le relazioni tra di loro. Se queste relazioni siano delle linee nette o delle linee tratteggiate in cui la discrezionalità amministrativa è particolarmente
sviluppata, questo lo scopriremo in una fase successiva, e in questo l'analisi politologica unita alla prospettiva comparatistica è di nuovo centrale. Direi dunque allora ringraziando il professor Denino per gli spunti e per le reazioni, di lasciare allora la parola al professor Azzeni per le sue reazioni. Grazie, anch'io molto contento di essere qui, vi ringrazio per avermi invitato. Non cito tutti i soggetti perché il tempo non c'è a disposizione, è già stato fatto dagli altri. Soltanto un paio di spunti, devo dire mi ha colpito moltissimo l'osservazione fatta dal Presidente Garofoli sulle competenze tecniche e anche lo spunto che poi ho trovato, diciamo, nella parte più di dettaglio della relazione, no? Nella sintesi si parla solo, diciamo, di aspetti multidisciplinari, ma tutto sommato di natura giuridica. Poi andando a leggere, arrivando a pagina 50, il viaggio in treno da Roma è lungo, quindi sono arrivato fino alla fine. Non ho letto le appendici perché erano troppo piccole, però il resto sono riuscito a leggere tutto quanto. Parlate giustamente, diciamo, delle competenze tecniche, e il Presidente Garofoli ha citato esplicitamente il fatto di avere costituito il gruppo di coordinamento con competenze variegate, però ecco, il punto importante delle competenze tecniche e del tavolo di coordinamento è la necessità di interazione fra i soggetti che hanno competenze diverse. Qui vi racconto un aneddoto, non faccio i nomi anche se si capirà chi sono, ma tanto è pubblico. 5-6 anni fa, mi pare fosse il 2019, ho assistito a un evento alla Camera, era l'Internet Day, ci furono molti interventi, tra l'altro anche alcuni colleghi qui del Politecnico parlarono. A un certo punto parlò un alto dirigente della pubblica amministrazione, diciamo un dirigente venuto dall'America per gestire alcuni aspetti di informatica, quindi chi conosce la pubblica amministrazione sa a chi mi riferisco. Disse cose tutte quante interessanti, fra le altre disse anche la pubblica amministrazione ha bisogno di molti più tecnici, di molti più ingegneri, tra l'altro credo lui sia fisico di formazione, ma comunque di molti più ingegneri, perché le tecnologie vanno effettivamente governate. Poi commise un piccolo errore, disse e meno giuristi. Perché un piccolo errore? Sì, ma è un errore, no, è un errore, ma vi dico la risposta. Tra l'altro io sono ingegnere, quindi avrei anche apprezzato quello che ha detto questa persona, ma era presente in aula il neonominato ministro della funzione pubblica, noto avvocato penalista, la quale intervenne subito. È molto interessante quello che ha detto il nostro esperto, però i giuristi servono perché bisogna governare la pubblica amministrazione. Adesso non entro nel dettaglio del contrasto fra i due, però sottolineo una cosa importante che invece fu detta dal ministro. Voi tecnici, voi informatici vi dovete far capire, dovete parlare con noi, e noi giuristi dobbiamo far capire a voi. E qui citato prima il professor Sacchi il fatto che ci sono studenti del corso di laurea di cybersicurezza, e questo è, diciamo, molto interessante. Insomma, sono anche, diciamo, anche partecipato a uno degli eventi di promozione in remoto, e poi sono venuto a Torino a primavera per la Biennale della Tecnologia, e c'erano lo stesso diversi degli studenti di cybersicurezza, e probabilmente ho detto le stesse cose. Ma una delle cose importanti è che ovviamente un corso di laurea come quello che è stato progettato qui è bellissimo, è molto profondo. Ho visto che ci sono addirittura 3 indirizzi diversi in cyber security, cosa bellissima perché in tanti altri posti non si riesce a studiare così in dettaglio. Io stesso non ne so quasi niente, poi qui l'esperto è la persona al mio fianco. Io sono un professore di basi di dati in generale, quindi di ingegneria informatica, non tanto di cybersicurezza. Però il punto che voglio sottolineare è che insieme agli aspetti tecnici, i tecnici debbono capire che quello che loro fanno serve agli altri. Io ho insegnato per tanti anni un corso sistemi informativi per studenti di ingegneria informatica, ovviamente insegnavo le metodologie di progettazione di sistemi informativi, ma poi dicevo: guardate ragazzi che queste cose voi le dovete andare a discutere con i vostri committenti, che saranno giuristi, medici, persone di qualunque altro dominio applicativo con cui voi dovrete parlare. Non potrete mai dire: siccome noi siamo bravi, risolviamo tutti i problemi, voi venite da noi risolviamo i problemi, perché poi quelli dall'altra parte pensano: vabbè, l'informatica è una commodity, si prepara qualcosa, poi qualcuno pigia un bottone, un po' come i politici che approvano le leggi il 30 dicembre e sperano che il 2 gennaio i sistemi informatici che li implementano funzionino. Ecco, dobbiamo capire tutti che si deve collaborare insieme. Per questo mi è piaciuto molto quello che ha detto il Presidente
Presidente Garofoli e che voglio ribadire come concetto. In fondo era la cosa che avevo detto anche al collega venerdì sera quando ci siamo sentiti per questo intervento, però non avevo capito bene come collocarlo nel corso della giornata, invece si colloca benissimo. Dobbiamo capire come si lavora insieme, come si cresce insieme, come le persone con competenze diverse, che mantengono la propria specificità disciplinare. I geni versatili, ne è esistito qualcuno nel passato, ce n'è ancora forse qualcuno, ma la maggior parte delle persone non sono geni versatili. Lì si parla troppo di interdisciplinarità, si deve parlare invece di dialogo interdisciplinare, questa è la cosa importante. I gruppi di lavoro, i tavoli multidisciplinari di cui ha parlato il Presidente sono veramente la risposta fondamentale in questo contesto, e anche per la Golden Power, il discorso che si faceva anche, no, del fatto che la decisione strutturata eccetera, più o meno strutturata non lo so, l'importante è che ci siano gli elementi, e gli elementi devono essere anche di natura tecnica, ma devono essere poi comprensibili per il decisore amministrativo o politico, poi a seconda del caso, come ci ha spiegato il Presidente. Grazie. Sarò velocissimo, sono, come ogni tanto capita, colui che vi separa dal rinfresco, cena o qualunque cosa verrà dopo, quindi mi sento un po' a disagio, ma sarò veloce. Mi sembra di capire che anche in questo caso, come nelle materie di cui mi occupo, sicurezza informatica è declinata poi in vari aspetti giuridici e legislativi, si tenda a delegare verso una sorta di autovalutazione, accountability. Pensiamo ad esempio alle misure di sicurezza che esistevano nella legge sulla privacy, che erano precise, poi a un certo punto il garante ha detto no, adesso col GDPR cambiamo approccio, ognuno deve decidere per sé. E se chiedessi a voi studenti quali sono le misure di sicurezza minime che ritenete sufficienti per proteggere un perimetro, ognuno direbbe, bah, non lo so, vediamo, ci sono le misure di sicurezza minime per le pubbliche amministrazioni, ci sono dei suggerimenti dati dal GDPR sulla pseudonimizzazione, cifratura e questioni del genere, ma non c'è niente di preciso, come mi è parso di capire anche in questo caso. Quindi questa ricerca fatta da loro mi è piaciuta molto, perché ha tentato di dare una forma a un qualcosa che, come è già stato detto, forse è nato volutamente vago. Così come anche il GDPR, tutte le regole che stabiliscono un po' quello che devono essere i criteri di sicurezza adottati sia dalle aziende sia dalle pubbliche amministrazioni. Per cui non so se effettivamente esiste una soluzione. Tra l'altro vorrei chiedervi molto velocemente, se vi dovessi, non vorrei cogliervi impreparati, però la parola cibernetica, quindi cyber, il mondo cyber, l'avete utilizzata anche nel titolo, quindi vuol dire che il tema della sicurezza è quello cyber, appunto, che intanto già definirlo non è per niente banale, no? E poi avete parlato di spunti di metodo, per cercare di trovare un metodo nell'identificare qualcosa che non si sa neanche poi bene quale metodo effettivamente venga utilizzato dagli enti poi preposti, che ho visto anche alcune valutazioni, per esempio, non so, su una società che gestisce servizi interbancari che è stata un paio di anni fa, diciamo, colpita da una di queste misure, e non si capisce poi esattamente quale metodo sia stato utilizzato. Secondo voi, se dovesse scegliere un metodo tra quelli che avete visto, uno spunto almeno, in ambito di sicurezza cibernetica, quale riterreste essere il più, diciamo, coerente con quello che poi deve essere lo scopo di questa misura, per stabilire se un'azienda può essere, diciamo, colpita, tra virgolette, oppure no? Se dovesse sceglierne uno. Lo so che è una domanda che vi spiazzerà un pochettino, però io sono molto pratico, tecnico, e quindi, come si è detto prima, con gli aspetti giuridici tendo a cozzare un po' a volte, no? Quindi se dovessimo andare nel pratico, il report l'ho letto velocemente, ma non sono riuscito a trovarne una effettivamente. Allora, da giurista ho molta difficoltà ad andare nel pratico, però ci provo. Diciamo che probabilmente non è dalla nostra prospettiva non è tanto una scelta di natura pratica su valutare quali elementi e con quale peso attribuire i singoli elementi. Probabilmente il metodo efficace è quello coerente nella nostra prospettiva, cioè quello che offre effettivamente una metodologia che lasci ovviamente le maglie all'amministrazione per effettuare le proprie valutazioni, ma che consenta una valutazione coerente dei vari elementi in gioco, che definisca alcuni elementi che vanno considerati in gioco e li valuti attraverso una scelta coerente, che avrà sempre dei margini di discrezionalità amministrativa, quello sicuramente, ed è anche
un bene che ci sia la discrezionalità amministrativa in questo tipo di valutazione. Però ecco, forse rigiro la domanda e più che su una definizione di specifici elementi, lo vedrei più come una questione di coerenza nel metodo. Ecco. Una bella risposta da giurista, direi, complimenti. No, credo che alla fine, poi chiudo, la soluzione sia che a questo punto, come nel GDPR, quando succede un incidente informatico, il garante chiede alle aziende se hanno valutato correttamente le loro misure di sicurezza in base ai segreti che dovevano custodire. In questo caso io andrei a chiedere a chi ha preso la decisione su quale azienda, diciamo, identificare come appunto asset strategico di giustificarlo, e quindi in qualche modo girerei in questo senso la responsabilità. E poi magari immagino che venga anche fatta questa cosa, cioè viene presa una decisione che viene subita da qualcuno, e a questo punto, subita, anche perché a volte non mi pare che siano contentissimi, ecco, quindi chiederei a questo punto nelle decisioni specifiche quali sono stati i criteri con cui sono state valutate le aziende come asset strategici per sicurezza cibernetica, e immagino che chi ha preso la decisione sia poi in grado di giustificarla, e da lì si può creare in qualche modo, che forse è un po' quello che avete fatto, una sorta di pattern per le attività successive. Quindi secondo me la strada è ancora lunga, però complimenti per questa iniziativa molto importante. E ho concluso anche io. Lasciamo senz'altro le conclusioni al professor Gili, che porta come dire, la sua sapienza su un tema così complesso. Devo dire davvero, noi abbiamo sempre di fronte questa sfida multidisciplinare e il tema dell'oggetto, banalmente il concetto di cybersicurezza, comunque ci interroga costantemente ed evolve nel tempo, quindi abbiamo veramente bisogno sempre di aggiornare anche quel dossier. A lei. Grazie. Sulla sapienza, su questi temi avrei qualche dubbio, comunque tocca a me, insomma, essere tra la fine del convegno e l'aperitivo che ci verrà offerto. Vero che ci verrà offerto l'aperitivo, Stefano? Bene, allora così c'è qualche speranza che qualcuno si fermi ancora 2 minuti. No, mi fa molto piacere innanzitutto essere qua, la prorettrice me lo consentirà di dirlo, in questo Energy Center che proprio quando io ero rettore abbiamo creato esattamente con lo scopo di promuovere degli studi interdisciplinari, perché ci eravamo resi conto che l'energia è un tema di per sé interdisciplinare. A quel tempo pensavamo a tante discipline, pensavamo un po' di meno agli aspetti giuridici, e mi fa piacere che oggi stiamo mettendo insieme aspetti di vario tipo, aspetti di carattere economico, aspetti di carattere giuridico, aspetti di carattere più generale geopolitico e poi ovviamente di carattere tecnologico. Quindi questo mi fa molto piacere, perché questo centro era nato per quello, si è sviluppato ovviamente in questa direzione, e questo mi pare molto molto positivo. Ovviamente noi affrontiamo questi temi in un contesto in cui stiamo assistendo, e lo vediamo tutti, a una serie di transizioni rapidissime, una transizione tecnologica, chiamiamola transizione digitale, transizione energetica, eccetera, che è rapidissima, come dicono, come si dice con un termine anglosassone, unprecedented, senza precedenti, e di cui facciamo molta fatica a capire quale sarà l'evoluzione. E allora è chiaro che vi è tutta una difficoltà, io immagino anche una difficoltà di andare ad assestare questo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista tecnico, perché molte di queste cose noi stessi, insomma, 2 anni fa, 3 anni fa non si sapeva cos'era l'intelligenza generativa, la General AI, si sapeva già qualcosa, qualche pubblicazione era già stata fatta, ma insomma non si immaginava cosa potesse essere. Oggi ci troviamo di fronte a nuove sfide, chissà che cosa ci sarà nei prossimi anni. Ma venendo io mi si chiede di fare delle conclusioni, e ovviamente non sono in grado di trarre delle conclusioni da questo dibattito, per cui io ringrazio veramente tutti, in particolare il dottor Garofali per questa lezione magistrale. Vedo che insomma tutti quanti voi studenti, anche se del corso in cyber security, credo che abbiate apprezzato l'estrema chiarezza e l'estrema linearità, insomma, di questa lezione. E ci sono alcuni punti però interessanti
Il tema fondamentale di andare in qualche modo a contemperare sicuramente la sicurezza degli asset strategici con la necessità di attrarre degli investimenti nel Paese, questo è importante. Ha detto molto bene, secondo me, il dottor Garofali quando ha detto anche l'attrazione di investimenti per aumentare la competitività del Paese è una questione di sicurezza nazionale, non soltanto il fatto di vietare, è un compito, è una responsabilità anche dello Stato far sì che ci siano le condizioni per attrarre investimenti, perché sempre per riferirci al caso che abbiamo detto prima, sapete che le 7 big tech in campo digitale come capitalizzazione superano tutte le borse europee, quindi se non siamo capaci di attrarre investimenti, cioè, non andiamo lontano, e questo quindi è molto importante. Così come è importante, non è stato citato, tutto il tema della regolamentazione. La regolamentazione va fatta, certamente è importante, e però bisogna farla sempre in un'ottica di non scoraggiare l'innovazione. E come si fa a fare tutto questo? E di nuovo, per fare tutto questo bisogna che chi si occupa di regolamentazione, chi si occupa di queste cose, ecco, siano dei gruppi interdisciplinari che però, avete detto bene, riescano a dialogare tra di loro, perché se succede che poi l'ingegnere, l'informatico non riesce a dialogare con il giurista e allora poi i due non si capiscono e il rischio che si vada per strade parallele che non si incontrano. Questo richiede formazione, perché insomma poi le persone preparate, capaci riescono a dialogare, ma richiede formazione. Cioè richiede molto semplicemente che qualche fondamento anche di scienze giuridiche sia dato ai nostri ingegneri e che probabilmente anche i giuristi acquisiscano qualche nozione per cercare di capire insomma quali sono le prospettive delle nuove tecnologie. Questo è sicuramente importante, quindi è anche un compito, se vogliamo, nostro, noi delle università. Io adesso sono qua con le compagnie di San Paolo, ma ogni tanto insomma ho ancora il cappello di professore universitario. È un compito delle università promuovere questa formazione di tipo interdisciplinare, perché è difficile improvvisarla, insomma, voglio dire, per un ingegnere la lezione è stata chiarissima, però è chiaro che alcuni concetti che sono stati elaborati sono un po' difficili, no? Da comprendere profondamente, e bisogna cercare di avere ovviamente anche un minimo di formazione di quel tipo, almeno per sapersi parlare, per sapersi comprendere. Poi ci sono tutta una serie di temi importanti, la politica industriale. La politica industriale è essenziale, non la si può, io, almeno questa è la mia convinzione, non la si può lasciare al mercato. Io trascorso un certo periodo negli Stati Uniti in ambasciata, vi posso assicurare che lì la politica industriale è stata fatta e come sono state fatte delle leggi che hanno l'obiettivo di rafforzare la competitività del Paese, e questo lo dobbiamo fare anche in Europa. Il National Security Council, che è quella cosa negli Stati Uniti che si occupa di sicurezza nazionale, ha identificato una serie di tecnologie critiche, più di una ventina, e su quelle tecnologie critiche c'è l'attenzione del Paese e il fatto che insomma gli investimenti debbono essere molto molto attenzionati. E poi c'è la geopolitica, francamente non mi sorprende ciò che è stato detto, che nelle scelte che sono state compiute sono state fatte delle scelte geopolitiche. Perché dobbiamo anche fare attenzione, e questo è un discorso più ampio certamente, che insomma, la tecnologia di per sé sono neutre, ma l'uso che si può fare delle tecnologie non è affatto neutro, e insomma ci sono stati democratici, poi ci può piacere o meno quello che votano, e ci sono stati autoritari che non sono democratici, e di questo non si può non tenere conto, non si può fare soltanto delle valutazioni di tipo tecnico. Ci sono stati che usano bene la tecnologia e ce ne sono altri che invece, insomma, ci sono prove, usano la tecnologia in una direzione che non è quella dei valori, insomma, che noi come Europa, ma non soltanto come Europa, abbiamo. E poi c'è un tema importante, finale, così lo dico così, una provocazione se vogliamo. Allora, l'Europa rappresenta il 17% del GDP, del PIL più o meno, la Cina è al 17%, gli Stati Uniti sono al 26%. Allora, è vero che si tratta di una questione di sicurezza nazionale, però come tante altre cose che ha detto Draghi, o
queste cose noi le vediamo a livello europeo o saremo insignificanti, cioè 27 stati che si occupano della loro politica di sicurezza nazionale, che tutti insieme rappresentano il 17% del PIL, dove la gran parte dell'evoluzione tecnologica si fa altrove, perché ormai è così, c'è un gap tecnologico incredibile. È chiaro che insomma, rischia di essere un'operazione che alla fine è globalmente non efficace, quindi il tema è che come sulla difesa, che come sulla politica estera, che come su tanti altri aspetti, qui c'è bisogno veramente di Europa e c'è bisogno che il Golden Power eccetera venga con qualche modalità eccetera, però attuato insomma con un interlocutore che non siano i singoli paesi, cioè l'Ungheria per dire, ma sia l'Unione Europea. Questa è la grande sfida che anche alla luce delle evoluzioni geopolitiche su cui anch'io non voglio intervenire ovviamente, che ci sono stati nelle ultime settimane, la grande sfida che l'Europa ha davanti e che purtroppo non sappiamo se, che poi Draghi ha evidenziato, insomma il rapporto Letta ha evidenziato, insomma, lo dicono tutti, ma non sappiamo se sarà in grado di cogliere. Comunque concludo, scusate, complimentandomi veramente con Stefano, perché sta facendo veramente un grandissimo lavoro, anche con tutti quanti voi, tutti quanti i colleghi, li vedo qua, che hanno investito in questo campo e quindi insomma rendono possibile questo confronto e sicuramente, e poi insomma ringrazio anche l'amico Russo Perez di Compagnia, perché voi avete ringraziato tanto Compagnia, ma in realtà è lui la persona di Compagnia che si occupa di promuovere questi aspetti e si occupa di andare a promuovere questi studi interdisciplinari che mettono insieme, appunto, come avete visto, studiosi di ambiti molto diversi, ed è uno degli asset che insomma che in Compagnia di San Paolo vorremmo nei prossimi anni, nel prossimo piano strategico sicuramente sviluppare. Poi mi complimento con gli studenti perché la domanda era difficile, devo dire, eravamo anche un po' preoccupati, diciamo, adesso gli abbassa il voto, invece è stato bravissimo, quindi credo che un 30 lode glielo possiamo dare sicuramente.